Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Languages Lover e oggi farò il test di livello di italiano di Assimil. Poi, prima di cominciare, vorrei ricordarvi di lasciare un mi piace sul video e di iscrivervi al canale per più video sulle lingue. Poi sì, ora possiamo cominciare e, come sempre, vi mostrerò i 2 libri di italiano con i quali ho studiato e con i quali mi sono preparato per questo video. Gli altri video di italiano che ho messo in linea attraverso degli anni. Poi il primo è questo, italiano, che è l'italiano basico. E quello che è il perfezionamento dell'italiano, che è per studenti più avanzati nella lingua. Ok, poi il quiz, o il test, ha 84 domande. E come sempre la prima domanda è ascoltare e rispondere. Poi possiamo cominciare. Ok. Salve. Altra volta. Salve. Poi molto semplice, né? Salve e... Salut. Il secondo. Un caffè ristretto e un cornetto, grazie. Un caffè ristretto e un cornetto, grazie. Ok, poi... Un cornetto. La risposta corretta è B. È A, mi dispiace. Ok. No, non siamo stanchi per niente. No, non siamo stanchi per niente. Poi... Non è B, sono sicuro. Sì. È la risposta corretta. Ok. Accidenti. Ci tenevo ad accompagnarli alla stazione. Altra volta. Accidenti. Ci tenevo ad accompagnarli alla stazione. Poi... non è B? A o C? C'è. Ok. Giaida, io voglio questo pallone giallo e verde. Sono i colori della mia squadra. Ok, altra volta. Giaida, io voglio questo pallone giallo e verde. Sono i colori della mia squadra. Non è C. Già lo so. Ma è A o B? Ok, pallone, poi... A. Secondo me. Ma dove sarà finito Claudio? Non è A. B. B, ok. Questa poi, ma sarà impazzito? Questa poi, ma sarà impazzito? Questa poi, ma sarà impazzito? Ma sarà impazzito? B. Ok. Il prossimo. Ah, la cugina Ada. Che piacere sentirti dopo tanto tempo. Puoi sentire to hear in inglese. Poi dobbiamo cercare questo verbo. No. Poi A. La risposta corretta è A. Ok. Sì, non vedo l'ora di andare in Italia. Altra volta. Sì, non vedo l'ora di andare in Italia. Beh, non lo so. Ok, molto bene. Ok, i verbi poi. Paolo vive in Italia. Loro lavorano in banca. Partite anche voi domani? E partire, poi partite. Charles abita a Roma. Io parlo italiano.
Ok, più verbi. Gianni, molto simpatico. È molto simpatico. Sono Luigi e ho 20 anni. È il fratello di Super Mario. Nah. Sì, è il fratello di Super Mario. Mario e Luigi. Non quello che dici. Non capisco quello che dici. Paolo, mi dire dove è Piazza Venezia? Mi sai dire dove è Piazza Venezia? Signora, mi dire dove è via Marconi? E signora? Poi è formale? Mi può dire dove è via Marconi? Ok, bene. Gli articoli, ok. I bambini sono stanchi. Non sono sicuro, ma penso che è... Ma è il plurale, poi non dovrebbe essere tanto difficile. Poi è il plurale, questo è il singolare, quello anche. Poi la risposta dovrebbe essere lì. Gli specchi sono troppo grandi. Hai comprato giornali? Io personalmente direi dei giornali, ma non sono sicuro. Ma penso che sia la risposta corretta. È arrivato zio Carlo. È arrivato lo zio Carlo. Ok, questo è molto facile. Le sue amiche sono americane. Ok, molto bene. Ok, le preposizioni. Abito a Milano in via Verdi. Devo andare in banca e poi posta. Devo andare in banca, no? In banca e poi alla posta. Non so se andare in cinema o in teatro. Non so se andare al cinema o al teatro. Sono arrivato in treno 7. Per treno? Non è in treno, no? Col treno? Per treno delle 7? È lo che io direi personalmente. L'ho aspettato in strada 3 ore. L'ho aspettato in strada per 3 ore. Ok. I comparativi, i superlativi. Molto bene. Questa camera è silenziosa, altra. Non si dice meno che. Penso che in italiano la formulazione corretta è meno e più di, e non che come nello spagnolo e in portoghese, per esempio. Poi dovrebbe essere questa camera è più silenziosa dell'altra, perché non si dice più di altra. Ok. Sua sorella è simpatica che lui. Lui, mi dispiace. È meno simpatica di lui. Questo gelato è ottimo. Questa pizza è pessima. Questo vino è il migliore di tutti. Molto bene. Ok, l'intruso. I giorni della settimana. Giovedì, domenica. Domenico, ok.
Ok. Lunedì e sabato. Poi l'intruso. E... Domenico. Perché non è un giorno della settimana. Ok, questi sono i colori. Nero, rosso, giallo, arancione, viola e gallo. Qual è l'intruso? Nero? Forse? Non lo so. Ok. Il trasporto. Poi una macchina non è un modo di trasporto. Poi, secondo me, è l'intruso. Ok, pizzeria. Abbiamo caffè, tavola calda e paninoteca. Che cos'è paninoteca? Non lo so. Un caffè, so cos'è un caffè, ovviamente. Tavola calda, paninoteca. Tavola calda? Non lo so. Gonna, cappotto, pantaloni e tovaglia. Tovaglia. Ok. Ok, questa parte. Ho paura del dentista. Non penso che si dica molta. Poi, secondo me, è molto. Ho molto paura del dentista. Ho un dubbio su quel che dice. Ho alcun dubbio su quel che dice. Ehi, non ce ne sono qui? Hai comprato ciliegie. Ciliegie? Troppe ciliegie. Ho visto tanti film di felini. Mamma mia. Ok. La mia parte favorita. È vero. Ok, poi sì. Ok, ci sono due parole per enunziato, per enuncio. Questo è quando e tornano. Ok. È quando e non quando tornano. No, non è. Tornano. Mene. Compramene. Due. Andrei e volentieri. Tieri. Sono entusiasta di lui. Questo metodo è il migliore. Molto bene. Ok. L'imperativo. Qui il tuo indirizzo. E scrivere. Poi scrivi qui il tuo indirizzo. Non il mio libro. Non sporcare il mio libro. Per favore. Subito a lavarti le mani. Andare. Poi vada subito a lavarti le mani. Vada subito a lavarti le mani. Signorina, all'avvocato Rossi che la relazione è pronta. Dite. Signora.
Fate come gli dico? È l'unico per il quale non sono sicuro, ma penso che sia la risposta corretta. Ok. Oh, il futuro! Molto bene, poi. Domenica? Tutti a cena da Anna. Non è quello. E andremo tutti a cena da Anna. E una domanda per voi. Che cosa farete dopo l'esame? E farete? A che ora? Verrà, secondo me. Verrà Giacomo. Quando? Tutto questo? Quando finirà tutto questo? Lavorare molto per questo progetto. Dovremo. Ma quale? Quale? Mi dispiace. Dovremo, così. Ok, il condizionale. Per favore. Vorrei un caffè e un cornetto. Volentieri, una bella frittura mista. Non c'è, sono sicuro. Così, no? Prenderebbe volentieri una bella frittura mista. Veramente chiamare Giorgio. Non ne dovresti? Poi se non ne dovresti, e dovresti. La risposta corretta è dovresti. Dovresti veramente chiamare Giorgio. Splendido. Sarebbe splendido. Meglio se tu parlassi lentamente. Capirei meglio se tu parlassi lentamente. Ok. Ok, pronomi. Più pronomini. Quanti bei vede? Presti qualcuno? Me ne presti qualcuno? Chi ha detto lo li, gliene no? Ehi, chi glielo ha detto? Chi ha telefonato? Dimmi. Dimmi, no? Dimmi chi ha telefonato. Porto io. Non ti preoccupare. So che la risposta non c'è, ma è tello, ma come si scrive? Così o così? Tello. Beh, secondo me vado a subito. Restituirlo. Non è beh. Restituirlo subito. Molto bene. Ok, più verbi. Indovina chi parlando? Chi sta parlando? Marco va arrivato, non è a. È appena o appena è? Secondo me è appena arrivato. L'inchiostro della mia stampante sta per finire. Luigi, avendo molti buoni risultati. Lui sta avendo molti buoni risultati. A questa velocità ci metteremo una vita. Camminando a questa velocità ci metteremo una vita. Poi sì, camminando. Ok, vediamo. Non ho studiato molto il congiuntivo in italiano, ma secondo me posso fare questa parte. Poi vediamo.
magari al posto suo. Forse avuto? Non ne c'è. Forse avuto, forse magari fosse mi dispiace. Fossi stato al posto suo. Suppongo che tu il tuo lavoro. Suppongo che tu abbia finito il tuo lavoro. Spero che Giulio mi capisca, no? Sì, capisca. Ah, se tu mi avessi ascoltato. Mi dispiace, ma è più divertente così, no? Tutto questo non sarebbe successo. Poi come una continuazione. Se tu mi avessi ascoltato, tutto questo non sarebbe successo. Poi sì, secondo me come una continuazione del scorso. Poi molto bene. Ok, proverbi italiani e l'ultima parte, molto bene, ok. Poi, in Italia si dice: chi dorme non piglia. Pesci. È proprio giù di tono morale. Guarda. Mamma mia, è forte come un. È forte come un leone. L'IA è sempre pimpante. È sempre su di energia. È una vecchia volpe a chi la zia. Ok, vediamo il nostro risultato finale. Come sempre, sono il re delle lingue. Sì, poi abbiamo più di 80% di risposte corrette. Il nostro livello è molto buono. Poi sì, questo era il test di italiano. E la prossima volta faremo una delle due parti del test di portoghese, perché se ritorniamo qui, il test di lingue, sì, ci sono 2 testi di portoghese. Quello che farò è molto semplice, lo farò in 2 parti. Penso che la prima è il test di portoghese come di Portogal e la seconda è il test di portoghese brasiliano. Poi sì, dovrebbe essere molto interessante. Poi grazie e spero che vi sia piaciuto e ci vediamo la prossima volta. Ciao!